Here we go again. Ma quanto ho dormito? E vabbè, spero di non essermi perso niente. Oh cazzo, remake di Final Fantasy VII! Ok, Final Fantasy VII Remake, anche scontato, niente male. Allora, raggiunge il carrello. Un momento. Final Fantasy VII per il NES? Vabbè. Potrei iniziare questo video dicendo qualcosa di cliché, tipo Final Fantasy VII è un gioco che cambiò il mondo dei videogiochi così come lo intendiamo adesso. Ma sarei tipo la 4 milionesima persona che parla di questo gioco in questi termini. E poi, andiamo, è Final Fantasy VII. Lo conoscono anche i muri. Non penso che potrei aggiungere chissà cosa di personale per presentarlo. Final Fantasy VII è così amato e popolare che la gente fa roba irragionevole in nome di questo gioco. Mi vengono in mente le centinaia di mod che cercano di migliorare la grafica del gioco originale. Se non vogliamo contare follie come questo organista che ha suonato l'intero tema della battaglia finale contro Sephiroth in chiesa. Oggi però parleremo nello specifico dello sforzo di una software house cinese chiamata Shenzhen Nanjing Technology. Mi scuso se ho devastato la pronuncia, che nel 2005 ha deciso di fare un porting assolutamente non autorizzato di Final Fantasy VII per il NES, o più precisamente un suo equivalente cinese non iscritto al sindacato, ovvero il Subor. Il buon Dr. Game fece un intero video su questa console qualche anno fa. Un team di sviluppo che decide di cimentarsi in un'impresa del genere, così titanica e così sprezzante del diritto d'autore, è senza dubbio mosso da un fortissimo amore per il gioco, oltre che dal probabile desiderio di lucrare sul marchio realizzando un prodotto contraffatto. Immagino però che vi starete chiedendo tutti la cosa più ovvia, ovvero come trasferire questo qui dentro. Beh, non bene, perché non c'è niente di più giusto che smerdare un gioco cinese pirata fatto 15 anni fa e senza il minimo budget. C'è anche da dire che almeno questa versione non è stata diretta da lui, quindi... Let's just slap into it. Abbiamo tutti presente il filmato iniziale di Final Fantasy VII e come in poche semplici inquadrature e senza nessun dialogo ci presenti perfettamente tutto ciò che dobbiamo sapere sull'ambientazione del gioco. C'è Aeris, questa ragazza con un chiaro legame con qualcosa di ultraterreno. C'è l'energia Mako, che è zampilla luminosa in questo vicolo buio. Con un piano sequenza studiato apposta per sfoggiare il meglio che la grafica del 1997 potesse offrire, vediamo nella sua interezza la città dove si svolgerà tutto il primo atto del gioco. Midgar, questo incubo distopico alimentato dall'energia stessa del pianeta. Con la stessa sottigliezza della Mafia International, al centro di questa città si erige il palazzo della Shinra, la corporation assolutamente non malvagia che controlla quasi ogni aspetto di questo mondo. Parte il logo e veniamo subito buttati nell'azione. Seccante. In 2 minuti scarsi sappiamo 3 cose. 1. Che questo è un gioco che fonde elementi magici e fantasy in un setting pseudo-cyberpunk. 2. Che qualcuno ha fatto un ottimo lavoro di regia e storytelling video, dandoci un'infarinatura generale nel minor tempo possibile. 3. Che la Square era parecchio sborona. Ora, se sperate di vedere tutto sto po' di roba in un gioco realizzato illegalmente su una console 8-bit, ho brutte notizie per voi. Una volta premuto Start, infatti, ci becchiamo questo. Che mi sembra un buon compromesso, dai. È anche affascinante da vedere. L'unica cosa strana è che per questo gioco non potevano permettersi di avere Barret, quindi, in un crudele caso di whitewashing, hanno optato per Nappa di Dragon Ball. Questo è il punto dove il gioco originale ti introduce al combattimento, e lo fa in una maniera molto rilassata, ma allo stesso tempo che non offende l'intelligenza del giocatore. È quello che gli appassionati di game design definirebbero come un tutorial mascherato da gameplay. Il gioco, in un attimo, ti dice che i combattimenti si fanno a turni, che questi turni vengono dettati da questa barra e che quando arriva il tuo turno puoi fare queste azioni. Non c'è nessuna pressione dato che i nemici levano poco e vanno giù con un colpo. Non è di certo questo il momento per mettere una lunga e impegnativa boss fight. Vero Shenzhen? Ecco infatti cosa succede nel primo combattimento del gioco.
Questo, non sto scherzando, va avanti per almeno 5 minuti. Tutto perché Cloud, un soldato che dovrebbe avere anni di esperienza come soldier di prima classe e che usa una spada così larga che può mangiarci sopra, in qualche modo riesce a levare in media 2 HP con un attacco. E appena di più con la magia. Non so se questo poi vuole essere un sottile foreshadowing sulla vera identità del personaggio, ma ho paura che non si traduca troppo bene nel gameplay. Specie poi quando il tuo personaggio è da solo e le uniche sue opzioni sono attaccare e usare una sola magia. Eventualmente, con tanta pazienza, riusciremo a finire il primo scontro. E neanche il tempo di fare 2 passi che ci si para davanti un altro gruppo di soldiers. E lo scontro è esattamente uguale a quello di prima. Sembra uno scherzo crudele. E considerando che nel gioco originale questo secondo scontro non c'era, probabilmente lo è. Wow, immaginatevi allungare così tanto la minestra in quello che dovrebbe essere il prologo del gioco. Comunque, una volta recuperata l'energia che mi è stata prosciugata dagli scontri di prima, posso finalmente parlarvi della grafica e del sonoro del gioco. Il sonoro è... non bello. E so che sono musiche prese dai primi Final Fantasy, ma sono così tanto storpiate e distorte che è quasi impossibile riconoscerle. Non mi credete? Sembrano dei remix Vaporwave, e io sono un po' in ritardo per fare questa reference. Ricordate poi quanto era inquietante la musica del reattore Mako? Nella versione NES, diciamo che le cose sono andate un pelo diversamente. Ok, Ping, ci serve una musica per il pezzo del reattore. Pensi di riuscire a procurarci qualcosa di adatto? Che ne dici di musica di villaggi di Final Fantasy 2 versione storta? Sai, non penso ci stia molto bene. Cosa? Anche la grafica è stata presa a forza dai vecchi Final Fantasy. Purtroppo però questi giochi avevano un'ambientazione per lo più medievale. E questo quindi vuol dire che Midgar in questa versione è rappresentata da un enorme castello con tanto di fossato, mentre il reattore che dobbiamo far saltare è una specie di tempio con tanto di colonne e... fiaccole? E cos'è, il reattore dei Flintstone? Questo gioco quindi, sia nel tono che nell'ambientazione, non ha una briciola di senso se non conosci il gioco originale. I nemici che trovi a Midgar non sono più le solite macchine, i soliti soldati Shinra e le solite case, ma sono più una varietà di pesci, equini e piante assassine, mentre i vari boss sono presi in prestito sempre dalla stessa fonte. Questo è il motivo per cui Hojo, in questo gioco, è uno stregone alto 6 metri. Ed è anche lo stesso motivo per cui all'uscita di Midgar ti trovi faccia a faccia con Mike Wazowski. È come guardare un bambino che cerca di ricreare la trama di Final Fantasy VII con i giocattoli che ha in casa. E tipo, questo è Cloud, questo è Tifa e questo è Red 13. E questo è Sephiroth forma finale. Ci vuole un po' di fantasia, non è vero? L'unica cosa che non è presa dai vecchi Final Fantasy sono questi strani ritratti, che spesso si discostano molto dal design dei personaggi che dovrebbero rappresentare. Cioè, per dire, questo signore coi baffi dovrebbe essere Rufus Shinra. Che tracollo brutto che ho avuto. Si sghea a parte, volevo sapere se almeno questi ritratti sono stati autoprodotti dal team. E dopo quella, che ammetto essere stata una ricerca un pelino troppo approfondita, ho scoperto che molti personaggi, possibilmente tutti, sono copie esatte di... personaggi di Gundam? Per essere precisi, personaggi tratti da varie serie di Gundam, perché da quello che ho capito ce ne sono tipo 3000. Perché copiare altri personaggi, anziché prendere semplicemente quelli dal gioco originale? Non ne ho idea, immagino fossero fan di Gundam. Solo mostrandovi tutti questi ritratti avrete sicuramente notato una cosa, ovvero che, nonostante l'ambientazione mancina, il gioco adatta davvero moltissimo della trama di Final Fantasy VII. Chiaramente molte cose sono state tagliate o semplificate, perché ripeto, come fai a includere questo qui dentro? Però vi assicuro che è incredibile tutto ciò che sono riusciti a comprimere e mettere in una cartuccia. Tutte le scene chiave del gioco sono presenti in un modo o nell'altro in questa strana e surreale versione 8-bit, dalla villa di Don Corneo, cross-dressing incluso, all'infiltrazione nel palazzo della Shinra, dove anche qui potremo scegliere se approcciare la missione furtivamente o meno. Poi il gioco continua ad andare avanti, mostrandoci le sue interpretazioni del Midgar Zolom e di Junon, compresa quella che dovrebbe essere la famosa parata. C'è poi il primo incontro con Sephiroth, Costa del Sol, Corel, il Gold Saucer, che in questa versione è questa roba indefinibile. C'è persino il Cosmo Canyon, dove Nanaki scopre la verità su suo padre in una delle scene meglio rese in questo adattamento 8-bit.
Onestamente, alcuni punti mi hanno lasciato davvero senza parole. Il tutto poi è inserito all'interno di una mappa del mondo che è una riproduzione sorprendentemente accurata di quella dell'originale. Si perdono alcune isole per via del fatto che hanno tagliato tutte le missioni secondarie. Il gioco inizia a perdere fiato subito dopo, spoiler alert, l'evento che ormai sanno anche i sassi, ovvero la morte di Aeris. Che scusate se sono stronzo, ma in questa versione mi fa ridere un casino, la buttano tipo un sacco di patate. E la musica è la stessa roba fuorviante di prima. Da questo punto in poi, forse perché stavano iniziando a finire la memoria interna, il gioco comincia a tagliare grosse porzioni della storia, avviandosi in una maniera abbastanza frettolosa verso il finale, ma cercando comunque di chiudere tutti gli archi narrativi più importanti. È un adattamento che, date le limitazioni e le difficoltà che non ho nemmeno bisogno di spiegare, non è da prendere troppo sul serio, ma il solo pensare di adattare un gioco enorme come questo in un sistema così vecchio è una prova di coraggio e di incoscienza che è senz'altro da ammirare. Fa anche sorridere se uno pensa che il principale motivo per cui Final Fantasy VII era uscito su PlayStation era perché la Squaresoft voleva sfruttare il maggior spazio di memoria offerto dai CD, anziché le cartucce impiegate dal Nintendo 64. Ed ecco invece che dal niente salta fuori questo gruppo di delinquenti che non solo adatta il gioco su cartuccia, ma lo converte per una console Nintendo di 2 generazioni precedenti. Parlando con un amico stavo anche riflettendo su una cosa. Questo gioco è uscito attorno al 2005. YouTube era ancora agli inizi e veniva utilizzato praticamente per caricare video di gatti. Questo vuol dire che non penso che gli sviluppatori avessero accesso a delle registrazioni di gioco già fatte o ai dei let's play abbastanza completi da consultare in modo da memorizzare gli avvenimenti del gioco e convertirli nella loro versione. Sono abbastanza sicuro che abbiano fatto la conversione con il gioco alla mano. La mia stima per questa gente sta crescendo sempre di più. Peccato però che tutto quello che riguarda il gameplay sia invece così poco funzionale. Vi ricordate gli scontri con le guardie a inizio gioco? Ecco, prendeteli e moltiplicateli all'infinito, perché veramente sono tutti così. I problemi purtroppo sono tanti. Innanzitutto, questa versione per NES non è in grado di regolare gli incontri casuali in base a dove ci troviamo nel gioco. Quindi, fin dal primo istante in cui prendiamo il controllo di Cloud, possiamo incontrare l'intero bestiario. Puoi letteralmente fare un passo in questo corridoio e trovare un esercito di Molboro con i pantaloni abbassati. Praticamente far livellare i personaggi e quindi proseguire nel gioco è impossibile. Una volta conclusa la missione al reattore a inizio gioco e incontrato Aeris, che in questa versione mi ricorda più Kurama di Yu degli Spettri, ci tocca infatti affrontare 3 scontri di fila con dei soldier ultra pompati. Gli oggetti curativi che avevamo all'inizio sono quasi esauriti e purtroppo non c'è modo di recuperarli in questo punto. Tutto perché stavo cercando di livellare contro i pochi mostri del gioco che inizialmente sono in grado di affrontare, senza contare poi che Barret, simpatico, è sparito nel nulla. Chi ti credi di essere? J-Pad? Questo è il punto in cui ho iniziato a usare le cheat, puramente per farvi vedere il resto del gioco. Ho messo la vita infinita, livello massimo e ho maxato tutte le statistiche dei personaggi. E questo è comunque il danno che faccio agli avversari. Non ho onestamente idea di come si possa completare questo gioco senza imbrogliare. Purtroppo poi gli scontri sono davvero estremamente pallosi. Tutto ciò che c'è di divertente nei Final Fantasy qui è completamente assente. Le battaglie sono tutte lunghissime e lente, ma nessuna di queste ti spinge a usare strategie interessanti e a sfruttare con coscienza i membri del gruppo. Per dire, contro il Mecha Scorpione non c'è neanche il suggerimento di Cloud di attaccare quando la coda è alzata, che è chiaramente la cosa che non dobbiamo fare. Oltre a quello, non ci sono le limit, non ci sono le vocazioni e non ci sono gli stati alterati. A questo punto vi starete chiedendo, ma Alessio caro, cosa diavolo c'è in questo gioco? Beh, ci sono le materie, che sono tipo 7 e sono di fatto un altro pezzo di equipaggiamento aggiuntivo. Possiamo equipaggiarne solo una per volta, ma in compenso possiamo cambiarle durante le battaglie. Ok. Dopo tanta fatica sono arrivato poi allo scontro finale, e penso che affrontarlo senza usare le cheats sia impossibile. Devi combattere Sephiroth 3 volte di fila, senza sosta, e la sua forma finale, oltre ad essere capace di curarsi infinitamente di un botto di HP, ha le tette. E il finale del gioco è un testo su sfondo nero, testo che non posso capire perché non conosco il cinese. Quindi potrebbe essere tranquillamente il finale di Ghostbusters per il NES. Congratulazioni, avete completato un gioco grattugiato e provato la giustizia della nostra cultura. Ora andate e riposate i nostri eroi.
Comunque, dopo questo bellissimo finale, veniamo risbattuti alla schermata del titolo. Grazie, non è che ho giocato una ventina di ore per aspettarmi qualcosa di carino nel finale. Quindi, cosa possiamo dire di questo remake di Final Fantasy VII? Che purtroppo dal punto di vista gameplay fa assolutamente ridere. È lento, è sbilanciato come poche cose ed è veramente palloso da giocare. Purtroppo non c'è modo di salvarlo neanche con tutta la bontà di questo mondo. Però è curioso e in un certo senso infonde anche una certa ispirazione vedere quanto siano riusciti ad adattare in una sola cartuccia 8-bit. La fedeltà che questo gioco ha nei confronti dell'originale è una cosa che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Direi di provarlo giusto per curiosità, a patto che si usino il maggior numero di cheat possibili e che si aumenti la velocità con l'emulatore. Oppure in alternativa, e non dite a nessuno che ve l'ho detto, potete dare un'occhiata a questa versione aggiornata del gioco, frutto del lavoro di 4 anni di alcuni appassionati. Questa versione non solo traduce tutti i testi del gioco, ma aggiorna anche la grafica per renderla coerente al gioco originale, sostituisce i nemici con delle versioni sprite di quelli della PS1, ribilancia gli scontri in modo da creare un'esperienza di gioco più simile a quella originale e aggiusta un paio di cose qua e là. Inoltre aggiunge un vero e proprio finale con illustrazioni in pixel art. Questa sicuramente è una versione molto più giocabile e godibile, ma ho deciso di parlarvi prima della versione originale perché parlare della versione rivisitata, realizzata molti anni dopo con il senno di poi, forse avrebbe un po' vanificato gli sforzi del team di sviluppo originale. Certo, enormi difetti a parte. Giocando la versione originale, quello che traspare è una forte caparbietà nel raggiungere un obiettivo, purtroppo ostacolata da mezzi limitati sia in ambito di grafica che in termini di programmazione. Ma è un valore che rende questa versione pirata una curiosità davvero affascinante. Evidentemente non sono neanche l'unico a pensarla così, perché altrimenti non ci sarebbe nemmeno questa versione rivisitata. La cosa curiosa è che, mentre giocavo a questi giochi, è sorta in me una domanda. Perché? Perché un team dovrebbe prendersi la briga di portare Final Fantasy VII su NES? E perché un altro team, a distanza di anni, dovrebbe riesumare questo gioco e lavorarci 4 anni per portare a termine una sua rivisitazione? Cosa ha spinto queste persone a buttarsi in progetti così impegnativi e difficili? Di certo non posso parlare a nome di nessuna di queste persone, ma mi piace pensare che il motivo fosse semplicemente una grande voglia di fare e di mettersi alla prova. A volte la passione è una cosa difficile da spiegare e ci porta a accettare sfide impensabili per le quali la gente può chiedersi: ma ha davvero importanza? Che utilità può avere? Beh, probabilmente nessuna, ma in cose come questa che traspare, oltre un amore verso un gioco indimenticabile, una vera passione per fare le cose. È per questo che ci sono persone come me, e spero anche come voi, che trovano questo genere di cose così affascinanti. Spero con questo video di avervi fatto provare la stessa cosa.